Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il più famoso cyborg Robocop. Ecco qui, questo è il nuovo invio che mi è arrivato ed è l'invio numero 10, sto leggendo. I numeri vanno dal 28 al 31, sono 4 numeri. La spesa è di 49,96 € perché io, come sapete, almeno per chi mi segue lo sa, o meglio, chi mi segue lo sa, ho fatto la sottoscrizione della base premium nell'abbonamento. Bene, andiamo subito a vedere quello che troviamo. Io ho già dato un'occhiata, ho cercato di vedere le problematiche e ne ho trovato almeno una importante che si può risolvere. Sapete che il canale di Michele non è un canale che si occupa del solo montaggio, ma cerca di aiutare tutte le persone che hanno più difficoltà proprio nel montare i propri modelli. Allora, prima di tutto ringrazio i miei iscritti e tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, siete voi la vita del canale. Alle persone invece che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di cyborg o robot. Infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Questo video unboxing, come tutti i video unboxing, durerà un po' di più dei video di montaggio, perché io amo proprio dare possibilità a chi ne ha piacere, ovviamente a quelli che non hanno fatto la collezione, di poter, oltre che guardare le immagini, dare lettura, perché sono curiosità e informazioni importanti. Poi alla fine, se il video non è andato troppo avanti come tempistica, prendo tutto quello che ho montato fino al numero 27 e poi ci salutiamo. Questo è l'elenco dei pezzi. Anche di questa costruzione sono davvero soddisfatto. Dovrebbero testare un po' le articolazioni prima di decidere di terminare un progetto e portarlo avanti, o meglio terminare uno studio e poi portare avanti il progetto, perché sicuramente si sarebbe potuto lavorare meglio, come ho appena detto, sulle articolazioni. Le aziende devono comprendere, così come il Mazinga Z che sto costruendo, che le articolazioni vanno fatte esclusivamente in metallo. Smettete di mettere la plastica, per favore, ma non perché lo dica io, ma perché oggettivamente non ha alcun senso mettere delle articolazioni in plastica in un modello che pesa 3, 4, 5 kg e forse anche di più altri modelli. Non ci dobbiamo giocare, ma visto il costo, fate degli stampi in metallo e così siamo a posto, ok? Grazie. Magari mi ascoltassero. Bastasse questo. Bene, andiamo a vedere il contenuto di questo fascicolo. Eccolo qua. Abbiamo diversi pezzi, tutti in plastica, ma non ci sono problemi.
Questa è la copertura frontale della coscia sinistra, che adesso vi faccio subito vedere. Ecco qui. Il pezzo è molto bello e io sono andato anche a lucidarmelo perché mi piace di più lucido, si avvicina di più all'originale. Questa qui invece è la targa OCP, questa è la nervatura della coscia sinistra. Copertura dell'articolazione dell'anca sinistra. Guardate sempre la corrispondenza esatta delle lettere, L sinistra, R destra, controllatele sempre. Tappo coprivite, che sapete io sconsiglio sempre di metterli, così come ho detto per Ironman, e molti di voi hanno rovinato il modello perché hanno avuto fretta di metterlo per vederlo finito, e quando poi le articolazioni cominciavano a essere lente, andavano registrate, a levare i tappi inesorabilmente e inevitabilmente venivano rovinati. Ecco qui, questo poi andrà messo così, così. Sono andato a ritoccarmi già le parti argentate, vedete, dove c'era il punto di iniezione della plastica. Vi faccio vedere cosa ho usato. Questo, numero 11, argento ovviamente. Poi abbiamo due serie di viti, BP e BM. Abbiamo più viti di quelle che vedete, ma sapete che io mi porto avanti con i video e sono già andato a crearmi i filetti nelle sedi dedicate, così poi quando farò la sessione di montaggio sarà tutto più sbrigativo. Bene, via questo. Poi mettiamo a posto tutto dopo. Fascicolo numero 29. Ecco qua, polpaccio destro, e qui si può fare un intervento importante. Andiamo a prendere questo pezzo che è tutto in metallo, non so se vedete che è più lucido. Vedete il riflesso delle dita? Non rende con il video, ma è veramente bello. Mi piace molto di più così. Non mi chiedete come l'ho lucidato, ragazzi, perché c'è un lavorone ed è inutile che ve lo spiego. Molto onestamente ve lo dico. Poi andiamo a prendere questi pezzi. Questo è il supporto dell'articolazione della caviglia che è in metallo. Questa ovviamente è la molla. L'ingranaggio, che è la rondella dell'articolazione, quella che poi andrà a lavorare qua sopra. Dov'è?
Dove è andata a finire? Ah già, scusatemi. Ci vuole anche il piede, questo, ma lo vedremo poi nel montaggio. Comunque questo qui. Poi spiegherò delle cose nel montaggio, appunto, riguardanti questa molla, non soltanto la sua funzione, ma anche come intervenire per evitare che lo scatto della caviglia sia veramente così semplice da non permettere poi alla fine al cyborg di stare in piedi, perché peserà, quindi mi raccomando. Bene, via anche questo. Questo che sentite in sottofondo è il mio meraviglioso gattino di poco più di 2 anni, mio fratellino Michelangelo. Mi piange il cuore metterlo fuori, ma se lo faccio entrare all'interno qui dove sto girando i video non mi bastano 10 tubetti di colla per incollare i danni che mi fa. Se ce la faccio poi ve lo faccio vedere, vediamo cosa decide lui. Sapete che i gatti fanno un po' quello che vogliono. Fascicolo numero 30. Ecco qui, questo è il supporto della gamba destra. Michelangelo, amore, perché mi risponde, io non capisco lui non capisce me, però ci rispondiamo. Bene, qui abbiamo questo che è il tappo del canotto, questo è il canotto congiunto sferico, questo poi va messo così. Amore, arrivo, aspetta. Queste sono le 2 cuffie del giunto sferico. Loro ci dicono di lasciarlo morbido questo, ma attenzione, deve essere mobile, ma non lasciatelo proprio lento, deve essere mobile, però dove rimane deve poter stare, non deve cadere giù, ok? E poi abbiamo 2 serie di viti AM da avvitare nel metallo e BP da avvitare nella plastica. Vedete, P plastica, M metallo. Bene, andiamo a vedere il contenuto del fascicolo numero 31. Poi prendo tutto quello che ho montato, come vi ho già detto prima. Ci salutiamo e mi preparo i 4 video di queste uscite. Ecco qui. Uscita numero 31. Articolazione del ginocchio destro, prima parte. Questa è parte inferiore A dell'articolazione e B dell'articolazione. Così. Che è la stessa che poi abbiamo montato nel ginocchio sinistro. Questa è la parte superiore dell'articolazione che è in metallo,
quella che abbiamo appena visto prima era tutta in plastica, controllate sempre le lettere di riferimento. Questo è il destro, quindi R. Abbiamo l'ingranaggio in plastica, che lavorerà su questo ingranaggio in metallo, e vi dico che è vero che non ci dobbiamo giocare, ma non possiamo pensare, anche se poi è stato fatto così, che venga fatto un ingranaggio in metallo e uno in plastica. Qual è che si consuma? Questo, che è in plastica. Abbiamo due serie di viti, EP e SP, tutte e due da avvitare nella plastica. Abbiamo un'altra vite, questa, la molla, il dado della vite che abbiamo appena visto prima, quella più lunga, e abbiamo questo che è il fermo del dado, questo qua. Fate attenzione quando andate a stringerlo perché è in plastica, serve soltanto per tenere il dado giù in battuta, che non venga fuori, anche se poi non ha alcuna utilità, perché una volta che andrete a evitare la vite questo non ha ragione di esistere, però ce l'hanno dato, quindi attenzione quando lo stringerete. Bene, adesso ritiro tutto ed ecco qua ragazzi, questo è quello che abbiamo montato fino all'uscita numero 27. Guardate che spettacolo. Questo è calamitato per permettere poi al pezzo che ci verrà dato successivamente, vi ricordate, quello che ha lo spillone davanti, di poter essere sostituito per avere un'arma in più. Piede destro. I due semitoraci. Anche questo è metallo, una calamita garantisce la tenuta perfetta, ci servirà poi quando andremo a mettere il volto di Alex Murphy in lattice, che sarà veramente la ciliegina sulla torta di questa riproduzione. E guardate la gamba sinistra. Che spettacolo! Vedete? Le coperture sono belle, ma non serve metterle adesso, non le mettete, perché poi andrete a intervenire nei registri, alla fine vedrete, e andrete a rovinarle quando andrete a toglierle. Ve lo dico sempre, non abbiate fretta. Ecco, se fate questo lavoro vi renderete conto che è davvero troppo morbido il movimento. Immaginatevi quando poi sarà pesante sopra come potrà stare diritto. Ecco, su questo io ho studiato un intervento che poi vi farò vedere nella sessione di montaggio dedicata alla caviglia destra. Questa è la sinistra e quindi andrò a intervenire anche su questa poi. Bene, io vi ho fatto vedere il punto in cui siamo arrivati, anche questi, vedete? Questo è il
tappo coprivite, questo è un altro pezzo che copre un'altra vite, non li metto, aspetto a metterli, aspetto, senza fretta. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando, se avete piacere, oltre ad iscrivervi anche, di aiutarmi ulteriormente, condividete i video nei gruppi dedicati, mi darete così una grande mano d'aiuto ulteriore per la crescita del canale. Ciao a tutti, al prossimo video, mi raccomando non mancate perché adesso vado a fare i 4 video delle sessioni di montaggio. Ciao!